sul mio canale. Nel video di oggi vi volevo mostrare come realizzare questi bellissimi oggetti. Voi vi chiedete che cosa sono? Sono delle cose carine che si possono fare per regalarli il giorno di San Valentino. Potete realizzarli per regalarli alla persona a cui volete bene, oppure le possono realizzare tutte quelle persone che fanno dei mercatini e che magari potrebbe essere carina come idea regalo. Quindi poi vedrete nel procedimento che è semplice. Abbiamo due tipi: questo che è scritto con un pennarello indelebile e questi che invece sono fatti con il termovinile. Ora, per chi ovviamente deve realizzare per vendere ai mercatini, al limite poi le lascerà i cuori senza scritte e le andrà a scrivere nel momento in cui arriva l'acquirente, e quindi sul momento della vendita. Mentre se le dovete realizzare per voi, potete anche realizzarli col termovinile. Se non avete il termovinile, se non avete un plotter da taglio, non vi preoccupate, perché con pennarello avete risolto. Come materiale ho utilizzato panno lenci per questa parte chiara, mentre i due cuori rossi sono in feltro. Poi le decorazioni vedete voi, insomma, che tipo di decorazioni volete utilizzare. Cordoncino, un classico cordoncino, spessore 2,5. Poi qui sotto metterò i video che ho fatto riguardo il come tagliare il panno lenci, quindi come impostare il plot da taglio per il panno lenci e come impostare il plot da taglio per il termovinile, ma anche per quanto riguarda il feltro. Per chi non ha un plot da taglio non si deve preoccupare, perché io poi metterò un PDF sempre qui sotto, quindi mi raccomando, vi consiglio di andare sempre a guardare sotto i video, almeno i miei video, perché io metto sempre delle cose che vi possono essere utili. Quindi andate sotto, troverete un PDF che potete scaricare e poi andate a ritagliare la sagoma, quindi vi trovate questo cartamodello da tagliare, lo tagliate e poi semplicemente appoggiandola sul tessuto tracciate il contorno e ritagliate a mano. È la stessa cosa, quindi non è necessario il plotter da taglio, ma per chi ce l'ha e lo vuole utilizzare, adesso andiamo a vedere come fare per la parte del plotter da taglio. Poi per l'assemblaggio ovviamente è uguale per tutti, ma se ancora non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, così almeno per i prossimi video che realizzo potete vederli, e soprattutto accendete la campanellina. Poi se il video vi è piaciuto mettete un bel like, e se avete dubbi, domande o volete semplicemente salutarmi, a me fa tanto piacere ricevere tutti i vostri messaggi. Scrivetemi un messaggio qui sotto, quindi un bel commento. Io vi ringrazio anzi tutte le persone che mi scrivono sempre sotto, sia per ringraziarmi dei miei video, io ringrazio loro a mia volta, sia per tutte quelle persone che comunque hanno dei dubbi e domande e che mi scrivono, e io cerco sempre in tempo breve di aiutarli come posso. Ma adesso, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Per il progetto di oggi apriamo Canvas. Come prima cosa andiamo qui sulle nostre forme e prendiamo questa forma che è tipo un pic per quanto riguarda, insomma, chi gioca a carte, e la ruotiamo di 90 gradi in questo modo. Ok, poi ci occorre un'altra forma che è un rettangolo, in questo caso però prendo questo qui che ha gli angoli stondati
e questo rettangolo gli dico che lo voglio di 3 centimetri, quindi largo 30 millimetri, e la lunghezza, quindi levo il mantieni proporzione, la lunghezza invece la facciamo di 13-14 centimetri, quindi 140 millimetri. Ok, adesso anche questo lo ruoto di 90 gradi, me lo posiziono qui, prendo entrambi gli oggetti, gli dico quindi di metterli allineati. Una volta che ho allineato il tutto, vado qui e faccio unisci e mi sono ricavata la mia freccia. Adesso mi occorrono due cuori, quindi prendo il primo cuore e questo cuore gli dico che lo voglio grande 5 per 4 e mezzo, quindi largo 5 e scriviamo 50 per 4 e mezzo, quindi scriviamo 45. Io ovviamente ho levato il mantieni proporzione. Di questi me ne occorrono due, quindi faccio duplica e l'ho duplicato. Anche di questi me ne occorrono due, quindi vado qui e faccio duplica. Questo adesso lo specchio, eccolo qua, così che almeno quando poi andrò sul mio plotter da taglio ho entrambe le figure vicine e spreco meno materiale. Anche questo qui volendo posso dirgli lo devo specchiare, però capovolgendolo, così che me lo metto qui, e anche qui insomma avrò meno materiale di spreco facendo in questo modo. Adesso la scritta. Allora abbiamo detto che da qua a qua come larghezza è 5 cm, quindi la nostra scritta deve essere almeno di 4 perché vogliamo lasciarci mezzo centimetro per parte. Quindi se io vado qui sul testo, inizio a scrivere il primo nome e questo adesso ve lo faccio vedere ingrandito, vedete ha le parti separate, queste qui sono tutte le parti separate, quindi io vado qua e faccio unisci, così me la fuse insieme in modo che quando taglia mi taglia tutto il contorno e non mi taglia queste parti che avevate visto prima che erano separate. Ora vado qua, me lo coloro di nero e faccio la seconda scritta. Anche qui ho tutte queste parti, vedete, separate, che andrebbe a tagliarle la macchina, quindi faccio unisci e me la unite. Però c'è la S che sinceramente non mi piace che rimane così separata, quindi cosa faccio? Posso andare sempre ovviamente prendendomi quella scritta, vado qua e faccio dividi. Vedete, me l'ha divisa in due parti, quindi questo con questo. Io prendo la mia S e l'avvicino fino a dove insomma mi aggrada. Per me così va bene, perché se notate qua, vedete, si sovrappongono queste linee, così se io prendo entrambi le scritte, vado su unisci e me le fonde insieme. Anche qui poi me la coloro e faccio così. Adesso abbiamo detto che come misura deve essere almeno 4, quindi vado qui e mi scrivo 40 perché è la misura appunto che a noi interessa. La stessa identica cosa faccio per quest'altra, quindi bisogna mettere il mantieni proporzione perché se no poi non vi esce bene la scritta. Ricordatevi di inserirlo. E così ho le mie due scritte che però le devo, siccome che le vado a tagliare con il termovinile, le devo capovolgere. Quindi vado qui e me la capovolgo la prima e anche la seconda.
mentre per quanto riguarda questo va benissimo così. Così almeno quando poi andrò sul plotter da taglio posizionerò tutti i materiali e andrò a tagliare il tutto, se no altrimenti dai livelli posso selezionare, come facciamo sempre, solo alcuni livelli. Bene amici, andiamo al plot da taglio e andiamo a eseguire questo lavoro. Bene amici, quindi adesso che abbiamo tagliato i nostri pezzi, cosa ci resta da fare? Come prima cosa prendiamo un filo di questi qui che normalmente vengono utilizzati per l'uncinetto e andiamo a creare una cucitura tutta intorno, però dobbiamo lasciare aperta una parte per inserire comunque la nostra imbottitura, quindi ci occorrerà anche della imbottitura, quindi dobbiamo lasciare aperta questa parte, e anche per inserire uno spago. In questo caso io inserirò questo cordoncino qui per poi appenderlo. Lascerò aperta una parte qui sopra, quindi comincio da qui e incomincio a cucire tutto intorno. Qui potete decidere o fare un punto filza per chi è capace, oppure potete creare tipo una cucitura classica, io andrò a fare quella adesso, oppure se volete potete anche utilizzare la colla a caldo, anche se secondo me con una cucitura rimane molto più carino visivamente, proprio da guardare. Vedete? Così. Io adesso farò tutta questa cucitura, ci vediamo quando è il momento di imbottire. Ok, adesso che ho terminato quindi tutto il giro e ho lasciato questa parte qua aperta, cosa faccio? Per ora l'ago me lo levo dall'interno del filo e lo appoggio da una parte, poi dopo lo reinserirò per continuare la cucitura. Però adesso andiamo ad imbottire, quindi prendiamo un pochino di imbottitura e incominciamo a metterla cercando di riempire quindi tutta questa parte qua. Il quantitativo di imbottitura vedete voi, insomma, quanto vi piace che possa essere pieno, quindi è facoltativo, non c'è un quantitativo stabilito. Vedete voi se lo volete più cicciotto, meno cicciotto. Quando arrivate al quantitativo quindi che vi aggrada, ne mettete un pochino anche qui su questa parte che avete già cucito e poi ne distribuite un pochino anche qui sulla parte che ancora deve essere cucita, così. Cerchiamo ovviamente di metterla stesso quantitativo. Ok, beh, adesso reinserisco il mio ago al filo e continuo la cucitura, ovviamente spingendo in giù l'imbottitura. Un'altra cosa, anzi, prima di continuare la cucitura dobbiamo inserire il nostro spago. Allora, quindi prendo lo spago, decido la misura che mi può interessare. Allora, vi voglio spiegare un trucchetto. Prima di tagliare lo spago io vi consiglio di mettere un pezzettino di nastro. Allora, se io ho deciso di tagliare qui, anzi facciamo un pochino di più perché dobbiamo farci anche un paio di nodi all'estremità, che faccio? Io dove ho deciso di tagliare inserisco un pochino di scotch. Questo perché? Perché lo spago tende a srotolare, quindi
mettiamo un pezzo di scotch e tagliamo in mezzo, così che abbiamo poi entrambe le estremità con lo scotch e siamo sicuri che poi non ci si srotola. Faccio un piccolo nodino a entrambe le estremità. Ok, e queste qui le andrò a inserire una qui e una qui. Ok, quindi adesso che io continuo con la cucitura farò in modo di passare l'ago pure in mezzo allo spago, così, prendendolo quindi un pezzettino. Questo perché così lo blocco all'interno. Se noto che qui è un pochino vuoto, che faccio? Posso sempre spostare quello che ho inserito un pochino più verso di qua, quindi lo spingo su questo lato e nel frattempo prendo un altro po' e lo inserisco, perché ancora non ho terminato quindi di chiudere il tutto. Mi potete aiutare con un bastoncino, con, insomma, vedete voi quello che avete, comunque un qualcosa, anche una forbice così arrotondata che vi aiuta a spingere più internamente l'imbottitura. E continuo a chiudere. Ok, arrivato qua adesso io andrò a inserire quest'altro cordoncino, quest'altro capo del cordoncino e continuo a cucire. Allora io qui ho lasciato un pezzettino di filo, vedete questo qua, e adesso io andrò a fare un piccolo nodino. Questa è la parte di dietro, quindi poi non si vede. Ecco qua. Tagliamo. Prepariamo il nostro ferro da stiro. Perché dobbiamo, quindi per chi come me ha tagliato il termovinile, dobbiamo mettere i due nomi qui sopra. Quindi scaldo il ferro da stiro. Allora io i cuori cercherò di metterli così, in questa posizione, perché poi qui ci vado a inserire un fiocchettino qui, e di qua invece avevo pensato di metterci una piccola chiave, così, sempre il simbolo, insomma, la chiave del mio cuore, cose di questo genere. Quindi adesso prepariamoci i cuoricini e poi dopo con la colla a caldo andremo ad incollare tutti i nostri pezzi. Intanto che si scalda il ferro io separo le due parti di scritta. Chi invece non ha il termovinile, non ha un plotter da taglio, può tranquillamente scriverla a mano come ho fatto su quest'altro. Vedete, io qui per esempio con un pennarello nero, non so se si nota, ho scritto i due nomi tranquillamente. Allora, calcolando che è così, io i nomi li vado a mettere qua, quindi mi posiziono per bene. Ok, allora, io utilizzo sempre un pezzo di carta forno, non vado mai col ferro diretto qui sopra, quindi appoggio la mia carta forno e ci stiro. Controlliamo un altro po', non è ancora. Ok, allora primo
cuoricino è uscito. Adesso vediamo quest'altro. Scotta, vabbè, aspettiamo che si raffredda un po', intanto fisso meglio questo, mentre appoggiando la mia carta forno. Un po' qua. Quindi questa è fatta, guardate quanto è carino. Poi ovviamente la scritta la potete mettere come volete, potete mettere per così, così, insomma questo poi è a gusto vostro. E anche questo è fatto. Adesso lo fisso un pochino meglio. Ed ecco qua. E anche quest'altro è fatto. Ok, perfetto. Adesso non ci resta altro che attaccare tutti i pezzi con la nostra colla a caldo e il lavoro è terminato. Utilizzando questo spago semplicemente vado e la fisso qui. Quindi la mia chiave la fisso direttamente così senza colla a caldo. Allora, adesso che la nostra colla è calda andiamo ad incollare tutti i pezzi, quindi metterò un goccetto di colla qui, così, e me lo posiziono qua. E l'altro lo vado a posizionare di qua, quindi metterò un po' di colla qua. Non serve molta colla perché alla fine è un qualcosa che sta lì fermo, quindi non è che serve poi tutta questa colla, ok? Un goccino di colla anche al fiocchetto. Il nostro lavoro è terminato, guardate un po' quanto è carino, vi piace? Guardate quanto è bello, può essere una bellissima idea regalo. Abbiamo le due versioni, quella con la scritta col termo vinile e quest'altra con la scritta col pennarello. Per le decorazioni poi a fantasia vostra, come avete visto non ci è voluto molto, quindi è un lavoro abbastanza semplice e veloce. Per chi fa i mercatini può essere anche un'idea adesso per San Valentino mettere questi piccoli oggettini dove poi col pennarello indelebile, quelli che poi non si cancellano più, quindi ve li preparate e poi sul momento quando li vendete scrivete semplicemente i nomi dei clienti. Beh, che dirvi, io spero che il video vi sia piaciuto, che praticamente vi ho dato un'idea, uno spunto nuovo per realizzare delle cose nuove e io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici!